E se ti dicessi che, secondo alcune delle teorie più estreme della fisica, tu, questa galassia e l'intero cosmo non siete davvero oggetti nello spazio, ma un ologramma di informazione proiettata su uno schermo invisibile ai confini dell'universo? In questi modelli olografici, la realtà tridimensionale potrebbe essere solo l'illusione perfetta di un film cosmico scritto su una superficie bidimensionale. Il cosiddetto principio olografico nasce studiando i buchi neri. Lì sembra che l'informazione massima contenuta in un volume di spazio dipenda non dal volume, ma dall'area della sua superficie, l'orizzonte degli eventi. Alcuni fisici hanno proposto di estendere questa idea all'intero universo. In certi scenari teorici, tutto ciò che esiste in 3D, stelle, pianeti, corpi, perfino il tuo cervello, potrebbe essere equivalente a dati codificati su un confine bidimensionale dello spazio. Non significa che ci sia un proiettore letterale da qualche parte, è una dualità matematica, una descrizione alternativa, ma l'immagine dell'ologramma rende bene quanto sia radicale il concetto. Come in un ologramma ottico, l'informazione è su una lastra piatta, ma tu vedi una figura tridimensionale sospesa. Analogamente, in queste teorie, le galassie possono essere viste come immagini di un codice fisico-matematico scritto su un bordo dello spazio-tempo. In molte versioni di questa idea, lo spazio e la gravità emergono da strutture più profonde di informazione ed entanglement quantistico. È il codice che, per così dire, genera il palcoscenico del cosmo. Ma qui arriva il paradosso. Se in questi modelli tutto è informazione proiettata, chi osserva l'ologramma? Chi è il testimone dell'immagine quando senti il tuo respiro, guardi il cielo o ti chiedi che cosa sia la realtà? L'osservatore è solo un altro pattern dentro l'ologramma, o c'è qualcosa che lo trascende? Federico Faggin propone una visione ancora più radicale, fuori dal mainstream. Per lui la coscienza non nasce dal cervello come effetto collaterale, ma è una realtà fondamentale, una scintilla di coscienza che precede la materia. In questa prospettiva, ogni ente cosciente ha un'esperienza interna propria e un certo grado di libertà. Non sarebbe un semplice automa che elabora simboli, ma il soggetto che dà significato alla propria realtà. È una posizione filosofico-scientifica controversa, che molti ricercatori non condividono, ma che apre la porta a un'idea potente, la coscienza come ingrediente di base del cosmo, quasi quanto lo spazio, il tempo e l'energia. Messo insieme, il quadro è vertiginoso. Da un lato, alcuni modelli di fisica teorica ci dicono che l'universo potrebbe essere descritto come un ologramma quantistico di pura informazione. Dall'altro, visioni come quella di Faggin suggeriscono che senza una coscienza che lo vive, quel codice resterebbe solo simboli senza esperienza. Forse non sei un piccolo essere perso nel cosmo. Forse sei, almeno in parte, quella scintilla che trasforma l'ologramma in realtà vissuta. Allora la vera domanda non è più che cos'è l'universo, ma chi è davvero il testimone che lo sta guardando attraverso i tuoi occhi?